Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, benvenuti a Miami Beach. Dopo la clamorosa debacle dell'Inter contro la Fluminense ieri sera, non ci resta che tifare per la miglior squadra al mondo. Andiamo a vedere Real Madrid contro Juventus all'Hard Rock Stadium. Let's go! Ocean Drive ragazzi è un qualcosa di irreale, sembra davvero di essere in un film, a parte l'ambientazione che credo che parli da sola. Qui addirittura c'è una palestra sulla spiaggia, ma la sera si trasforma completamente, ragazze di colore che twerkano sopra auto decapottabili, gente che balla sopra i tavoli nei locali, macchine che sgasano in continuazione. Clamoroso, clamoroso. Questo è quello che si dice sogno americano, the American Dream. Dopo la stagione abbastanza deludente dello scorso anno da parte dei Blancos, Florentino Perez ha deciso di prendere in mano la situazione per riportare il Real dove gli compete e soprattutto per contrastare la clamorosa ascesa dei rivali di sempre del Barça. Il ciclo del nostro Carlo Ancelotti era evidentemente finito e l'approdo in panchina della leggenda madridista Xabi Alonso, che tanto bene ha fatto a Leverkusen vincendo addirittura la Bundesliga contro il Bayern Monaco, ha riportato il giusto entusiasmo nell'ambiente del Real Madrid. Miami Beach. Questo è un ristorante italiano molto gettonato tra i VIP qui a Miami. Tra l'altro proprio in questa posizione in mezzo alla strada hanno fatto una foto Geolier e Sfera e basta. Oltre al cambio di guida tecnica serviva però una svolta anche in campo e quindi che fai? Non prendi a parametro zero Trent Alexander-Arnold, migliore amico di Jude Bellingham, per sopperire alle lacune sulla fascia destra? Sei Real Madrid, chiaro. Il giocatore che però più sta sorprendendo la tifoseria del Madrid è il difensore Dan Huijsen, che visto il peso della camiseta blanca ha avuto un inizio impressionante. Huijsen che tra l'altro è anche un ex della partita di questa sera, visto che è stata proprio la Juve a lanciarlo nei grandi palcoscenici. Poi però come sempre quando si tratta di giovani in Italia non ce la facciamo proprio. Prima di andare allo stadio, piccolo room tour del nostro appartamento a Miami. Let's go, si entra e signori, meraviglia, meraviglia. Qui c'è un tavolo da biliardo dove i ragazzi si stanno divertendo, si stanno sfidando. Questo è il salottino, diciamo, ma la cosa più impressionante è questo televisore, cioè non so se rendo l'idea di quanto sia grande. Da questa parte abbiamo le camere con due letti matrimoniali clamorosi. Adesso lasciate perdere il disordine che sembriamo degli accampati. Da questa parte c'è tipo una cabina armadio, quella porta in bagno e terrazzino, che è la cosa nettamente più bella, con vista su Miami. Noi ci troviamo a Brickell in questo momento e quella lì in fondo è Miami Beach. Ah, e quasi mi dimenticavo, questa è la televisione in camera. Wow, wow. Eccoci arrivati ragazzi all'Hard Rock Stadium di Miami, la casa dei Miami Dolphins. Posso dirlo senza nessun problema, il miglior stadio che io abbia mai visto. Guardate che cura, con tutte le palme, con tutti questi cespuglietti super curatissimi. È uno stadio incredibile, incredibile. Tra l'altro questo stadio non viene utilizzato solo per le partite di football americano, ma diciamo che è multiuso. Infatti l'ATP di Miami si gioca nei campi da tennis che ci sono qua attorno. Il campo principale è proprio dentro allo stadio, ma soprattutto qui corre la Formula 1 e come si può notare dai cordoli blu, il GP di Miami si svolge proprio qui, con lo stadio che rappresenta l'attrazione principale. Questo è il nostro posto per la partita di questa sera. Qui davanti abbiamo un signore con la maglietta di Karim Benzema e questa è la visuale. Presentano il Real, entra Jude Bellingham. Quanto cavolo è suggestivo l'ingresso così, clamoroso, annunciato dagli speaker che escono da questo tunnel. Incredibile, incredibile. Vinicius Junior si prende gli applausi del pubblico e si prepara all'inizio della partita. Vamo Vini, vamo! A inizio Real Madrid-Juventus degli ottavi di finale di questa FIFA Club World Cup. Atmosfera ben diversa da quella vissuta a Seattle. Qui tutto lo stadio, letteralmente tutto lo stadio tifa il Real e incita la propria squadra. Stadio che nonostante l'importanza e la rilevanza della partita è mezzo vuoto. Occhio al Real, imbucata per Vinicius, esce Di Gregorio, facile impresa. Se ne va Vini, Vitrivella di Mancino, gran palla, grande apertura per Alexander-Arnold. Esce benissimo la Juve, colpo di tacco di Colomani, fa ripartire la contropiede di per Colomani. A tu per tu! Cosa si è mangiato il francese? A tu per tu con Courtois! Colomboani si è divorato
divorato il gol del vantaggio per i bianconeri, opportunità mastodontica. Occhio Ildiz, in produzione in solitario, tiro deviato. Juve che sta facendo la partita in questi primi 10 minuti come Real, che prova a giocarsela in contropiede. I primi 20 minuti che definirei tutto tranne che entusiasmanti, abbastanza piatta come partita finora. Tanto spazio in mezzo al campo, se lo prende tutto Thuram. Quindi, non si è cambiato. Prova di nuovo il Real. Arda Güler. Valverde. Bellingham! Oh, rimane lì! L'ha salvato Di Gregorio! Che reattività del portiere ex Monza! Bellingham era letteralmente dentro l'area piccola, ha fatto una parata Di Gregorio, mamma mia! Dai Trent, mettila bene. Gioca corto Real. Scambia Valverde, Arda Güler! Ma guardate la lentezza con cui la Juve sta facendo possesso palla e stessa cosa anche il Real. L'impressione è quella che le squadre non abbiano minimamente voglia di giocare questa partita e non gli interessi assolutamente niente del risultato. Real che sembra aver preso fiducia in questi secondi finali che ci separano dalla fine del primo tempo. Oh! Palla che scorre tutta l'area di rigore, niente da fare. Si conclude qui il primo tempo tra Real Madrid e Juventus, risultato fermo sullo 0-0, penso il primo tempo più noioso della mia vita. Come vi dicevo prima, partita veramente tanto noiosa. Speriamo che nel secondo tempo le squadre tirino fuori un po' di grinta, tirino fuori un po' di voglia di vincere, perché sembra che sia proprio quella a mancare. Perché se si va avanti così, ragazzi, un'agonia, è un'agonia. Pavini, questo è mezzo basso. Alexander Arnold, alta! Peccato, però il Real sembra essere entrato con uno spirito migliore rispetto alla prima frazione. Oh! Grande apertura d'esterno di Valverde che lancia il contropiede di Vinicius. Vai Vini! Vai Vini! Vai Vini! Ah! Peccato, cavolo Vini! Ancora il Real. Tutta un'altra marcia, Bellingham! Di Gregorio ancora sul suo palo. Oh! Fran Garcia con spazio. Il pubblico lo invita a tirare, preferisce allargare per Vinicius. Cross. Vai. Vai. E Real passa il vantaggio! Per quello che è stato l'approccio in questo secondo tempo, il Real lo stava dando tutto, veramente, il Real è veramente entrato in campo con gli occhi della tigre, con la voglia di dare una scossa a questa partita. Nada más, Ha segnato il giovanissimo Gonzalo Garcia con un grandissimo colpo di testa. Así gana el Madrid, así gana el Madrid, así gana el Madrid. Adesso ditemi voi se io mi devo perdere il gol, perché uno al 75esimo deve andarsi a prendere l'hamburger con le patatine, guarda che, mamma mia, veramente. Ancora Real, Vinicius sulle ali dell'entusiasmo. Lo stava per fare bello, lo stava per fare bellissimo, non ho visto chi, Valverde. Tutto lo stadio canta il nome di Kylian Mbappé e lo vuole vedere in campo. Ed eccolo, che viene chiamato da Xabi Alonso, pronto a fare il suo ingresso in campo il francese. Insiste ancora Real. Vinicius per Bellingham, Murato, Arda Güler. Murato ancora una volta da Locatelli. Juve che non riesce più, letteralmente non riesce più a uscire dalla propria metà campo. Dopo tanti minuti di pressing asfissiante, ecco la Juve che prova a farsi rivedere nei pressi dell'area protetta da Thibaut Courtois. Il tiro! La squadra di Igor Tudor sta provando almeno a portare a casa un pareggio per portare la partita ai supplementari con questo force in finale. Cross in mezzo, occhio con Miners. La ripropone con Omani.
palla rimane lì, Thuram e all'Aiga, tanto spazio, oh, mamma mia, rischia tantissimo qui la squadra di Xabi Alonso. Occhio però alla ripartenza adesso, Valverde niente, preferisce gestire Vini. 80esimo, 10 minuti più recupero alla fine della partita, Real Madrid in vantaggio 1-0 sulla Juve. Occhio Vini, se ne va col doppio passo, oh, ha provato a far segnare Mbappé, poteva anche tirare da quella posizione, Oserei dire fin troppo altruista in questo caso. Ma che partita sta facendo Di Gregorio? Ha salvato il risultato tipo in 4-5 occasioni nitide, ma miracoli, letteralmente dei miracoli. Mamma mia. occhio Thuram, la percussione, Fran Garcia, ancora un altro, l'ennesimo contropiede del Madrid, 1 contro 1 di Vinicius contro Alberto Costa, che se n'è divolato questa sera. Ancora De Gregorio, migliore in campo per distacco. 3 minuti e mezzo sui 5 di recupero sono passati, manca 1 minuto e mezzo e il Real approderà ai quarti di questa nuova FIFA Club World Cup. Kostic in mezzo, facile Courtois, se si infrangono qua le speranze per il popolo juventino. Finisce qui, il Real Madrid batte la Juventus 1-0, i calciatori sono letteralmente stremati, guardate! Dall'Hard Rock Stadium di Miami, ragazzi, è tutto. Il Real batte la Juventus per 1-0 e approda ai quarti di finale di questo nuovo mondiale per club. Partita che, come vi dicevo durante il video, non è stata assolutamente delle migliori viste nella mia vita, però i giocatori sono anche giustificati. Il numero di partite giocato quest'anno è stato folle e in più questo pomeriggio a Miami faceva un caldo e c'era un'umidità che veramente insopportabile, non so veramente come abbiano fatto a giocare. Ciò nonostante il Real si aggiudica questo ottavo di finale, il Real che rispetto alla Juventus gioca un'altra competizione, un altro livello proprio, quando nel secondo tempo sono entrati in campo proprio per dare quello sprint necessario per raggiungere il gol del vantaggio, lo hanno fatto proprio a loro piacimento, come volevano, e la Juventus non ci ha letteralmente più capito nulla. Io spero che il video vi sia piaciuto, ho cercato di mostrarvi anche qualcosa di Miami. Mi raccomando, vi chiedo di mettere like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Noi ci vediamo fra 3 giorni perché andiamo a Orlando a vedere Fluminense all'Hilal. Tutti speravamo che fosse un Intercity, ma ci tocca Fluminense all'Hilal. Sono molto curioso perché sono 2 squadre che non ho letteralmente mai visto giocare. Quindi mi raccomando, seguitemi e non perdetevi nessuno dei prossimi video. Ci vediamo al prossimo, ciao!